Oggi guardiamo insieme una carta geografica dell'Italia, piena di nomi belli e curiosi. L'Italia è divisa in 20 regioni e ogni regione ha il suo nome speciale. La parola regione viene dal latino, la lingua degli antichi romani. In latino, regio significa una zona, una parte di territorio con i suoi confini. Il confine è la linea che separa una regione da un'altra regione. Ogni regione ha anche un capoluogo, cioè la sua città più importante. Per leggere una carta geografica servono anche altre parole: nord, sud, est e ovest. Il nord è in alto sulla carta e il sud è in basso. Il paesaggio è tutto quello che vediamo intorno a noi: montagne, colline, pianure, fiumi e mari. La pianura è una terra piatta e bassa, senza montagne e senza colline. Molti nomi di regioni parlano proprio del paesaggio, come vediamo tra poco. Dietro ogni nome di regione c'è una storia, un popolo antico, una montagna, un fiume, una città. Quando capisci i nomi, la carta geografica diventa come un libro di storia. In questo racconto partiamo dai tempi più antichi e arriviamo fino a oggi. Prima delle regioni, parliamo del nome più importante di tutti, il nome Italia. Questo nome è molto antico e all'inizio non indicava tutta la penisola. La penisola è una terra circondata dal mare da 3 lati. Più di 2500 anni fa, Italia era solo il nome della punta sud della Calabria. Secondo molti studiosi, il nome viene da una parola antica che significa terra dei vitelli. Il vitello è il figlio della mucca, un animale giovane e molto prezioso. Per quei popoli antichi, gli animali erano la vera ricchezza di una famiglia. I greci hanno usato il nome Italia nei loro racconti e nei loro libri. Poi, poco a poco, il nome Italia ha indicato terre sempre più grandi, verso nord. Alla fine, gli antichi romani hanno chiamato Italia tutta la penisola, dalle Alpi fino alla punta della Calabria. Oggi la parola Italia è famosa in tutto il mondo, dal cibo alla musica. In quel tempo antico, nella penisola vivevano molti popoli, con lingue e culture diverse. Un popolo è un grande gruppo di persone, con la stessa lingua e la stessa cultura. Molte regioni italiane hanno ancora oggi il nome di uno di questi popoli antichi. Nel nord-ovest, tra le montagne e il mare, viveva il popolo dei Liguri. Dal nome dei Liguri viene il nome della Liguria, la regione della città di Genova. La Liguria è una regione stretta e lunga, tra il mare e le montagne. Nel nord-est viveva il popolo dei Veneti e da loro viene il nome Veneto. Anche la famosa città di Venezia prende il nome da questo popolo antico. Nel centro dell'Italia viveva il popolo degli Umbri e la loro terra oggi si chiama Umbria. Sempre nel centro viveva un popolo famoso e ricco, gli Etruschi. Gli Etruschi costruivano belle città e sapevano lavorare i metalli con grande arte. I Romani chiamavano gli Etruschi anche Tusci e dalla parola Tusci viene il nome Toscana. Quindi Toscana significa terra degli Etruschi, il popolo che viveva lì prima dei Romani. Molte città della Toscana di oggi, come Arezzo e Volterra, sono nate con gli Etruschi. Anche le 2 isole grandi portano i nomi dei loro popoli antichi. In Sicilia vivevano i Siculi e dal loro nome viene il nome dell'isola. In Sicilia viveva anche un altro popolo antico, i Sicani, arrivato prima dei Siculi. In Sardegna vivevano i Sardi e anche qui il popolo ha dato il nome alla terra.
I Sardi antichi hanno costruito grandi torri di pietra, chiamate nuraghi, che esistono ancora oggi. Sulla Sardegna c'è anche una storia greca molto bella. I greci chiamavano l'isola Icnusa, una parola che significa impronta del piede. Infatti, sulla carta geografica, la Sardegna ha la forma di un grande piede. Nel sud-est della penisola viveva il popolo degli Apuli. I Romani hanno chiamato quella terra Apulia e oggi noi la chiamiamo Puglia. Nel sud, tra le montagne, viveva il popolo dei Lucani. La loro terra si chiamava Lucania, un nome che ritroviamo più avanti nel racconto. Come vedi, molti nomi di regioni sono in realtà nomi di popoli molto antichi. In quei tempi antichi, molti greci sono arrivati nel sud dell'Italia con le navi. I greci hanno costruito città importanti sulla costa, cioè sulla terra vicino al mare. Questa parte d'Italia è diventata così ricca che poi ha ricevuto un nome speciale: Magna Grecia. Magna Grecia è un nome latino e significa Grande Grecia. Una città greca famosa è Neapolis, un nome che significa città nuova. Oggi Neapolis si chiama Napoli, la città più grande del sud Italia. Anche in Sicilia i greci hanno fondato città molto famose, come Siracusa. Siracusa, per un lungo periodo, è stata una delle città più grandi del mondo greco. Anche il nome di Palermo è greco. Panormos significa tutto porto. Il porto è il posto sul mare dove le navi si fermano. La lingua greca ha lasciato molte parole nella geografia del sud Italia. Poi è arrivato il tempo di Roma e con Roma la lingua latina. Roma è nata nel Lazio, una regione nel centro dell'Italia, sul mare a ovest. Nel Lazio c'è anche il fiume Tevere, il fiume che passa per Roma. In latino questa terra si chiamava Latium, la casa del popolo dei Latini. Dal nome dei Latini viene anche il nome della loro lingua, il latino. Secondo alcuni studiosi, Latium significa forse terra larga e piatta, ma non siamo sicuri. Vicino al Lazio c'è la Campania, una regione con una terra molto fertile. Fertile significa che la terra è buona e produce molta frutta e molta verdura. Il nome Campania viene dalla parola latina campus, che significa campo, terra piana. I Romani chiamavano questa zona Campania Felix, cioè campagna felice, per la sua grande ricchezza. I Romani hanno costruito strade lunghe e dritte in tutta l'Italia. Nel 187 a.C., il console Marco Emilio Lepido ha costruito una strada famosa nel nord. Il console era un capo politico e militare dell'antica Roma. Quella strada ha preso il nome del console, Via Emilia. La strada era così importante che tutta la zona intorno è diventata l'Emilia. Lungo la strada i romani hanno fondato colonie, cioè città nuove per i loro cittadini. Oggi la Via Emilia esiste ancora e collega città come Piacenza, Parma, Bologna e Rimini. Una regione moderna con il nome di una strada di 2000 anni fa. È una cosa rara. Anche il Friuli, nel nord-est, ha un nome romano. Giulio Cesare ha fondato lì un centro per il mercato, chiamato in latino Forum Iulii. Forum Iulii significa il foro di Giulio, cioè la piazza del mercato di Giulio. Con i secoli, le due parole sono diventate una parola sola, Friuli. Nel nord-ovest, l'imperatore Augusto ha fondato una città in mezzo alle Alpi. La città si chiamava Augusta Praetoria, in onore dell'imperatore Augusto. Con il tempo,
il nome Augusta è cambiato ed è diventato Aosta. Ancora oggi, nel centro di Aosta, ci sono un arco romano e mura romane. Oggi quella zona si chiama Valle d'Aosta, cioè la valle della città di Aosta. La valle è la terra bassa tra le montagne, spesso con un fiume in mezzo. Così, in un solo nome, la Valle d'Aosta unisce il paesaggio e un imperatore. Anche Trento era una città romana, con il nome latino Tridentum. Una storia popolare dice che il nome ricorda 3 denti, cioè 3 colline intorno alla città. Dal nome di Trento viene il nome del Trentino, la terra intorno alla città. Poi l'impero romano è caduto e in Italia sono arrivati popoli nuovi dal nord Europa. Questi popoli parlavano lingue germaniche, simili al tedesco di oggi. Nel 568 d.C. è arrivato il popolo dei Longobardi. I Longobardi hanno conquistato una parte grande del nord Italia. La loro terra principale ha preso il loro nome, prima Longobardia, poi Lombardia. Una storia antica dice che il nome Longobardi significa uomini con la barba lunga. I Longobardi erano guerrieri, cioè uomini che combattevano in guerra. La barba lunga era un segno di forza per quei guerrieri del nord. I popoli germanici hanno lasciato all'italiano parole comuni, per esempio guerra e guardare. Ma i Longobardi non hanno conquistato tutta l'Italia. Una parte restava all'impero romano d'Oriente, chiamato anche impero bizantino. La capitale di questo impero era Costantinopoli e la sua lingua era il greco. La zona intorno alla città di Ravenna è rimasta a lungo con questo impero. Ravenna era una città ricca e importante, famosa ancora oggi per i suoi mosaici. Il mosaico è un disegno fatto con tante piccole pietre colorate. La gente chiamava la zona di Ravenna la terra dei Romani, in latino Romagna. Da quella parola viene il nome Romagna, che oggi troviamo nel nome Emilia-Romagna. Quindi Emilia-Romagna unisce 2 storie, una strada romana e una terra rimasta romana. Nel sud, invece, è successa una cosa strana con il nome Calabria. All'inizio, Calabria era il nome del Salento, la parte sud della Puglia. Poi i Longobardi hanno preso quella zona e l'impero bizantino l'ha persa. Così i bizantini hanno spostato il nome Calabria sulla loro terra più a ovest. Quella terra prima si chiamava Bruttium, dal popolo antico dei Bruzzi. Per questo oggi la Calabria è la regione nella punta sud-ovest della penisola. Così un nome antico ha cambiato posto sulla carta geografica. Anche il nome Basilicata viene dal tempo dell'impero bizantino. In greco il basilikos era un funzionario importante, una persona che governava per l'imperatore. La terra governata da questo funzionario è diventata con il tempo la Basilicata. Ricordi il popolo dei Lucani, che viveva proprio in quella zona? Ancora oggi molte persone chiamano questa regione Lucania e i suoi abitanti si chiamano Lucani. Dopo i Longobardi sono arrivati i Franchi, con il loro famoso re Carlo Magno. Nel loro impero, una terra di confine si chiamava Marca, una parola germanica. La Marca era una zona speciale al confine, controllata da un capo militare. Il capo della Marca si chiamava Marchese, una parola che usiamo ancora oggi. Nel centro Italia c'erano più Marche, la Marca di Ancona, di Camerino e di Fermo. Per questo la regione oggi si chiama Marche, un nome al plurale. È l'unica regione italiana con il nome al plurale. Nel Medioevo sono nati altri nomi che usiamo ancora oggi.
Il Medioevo è il lungo periodo tra la fine dell'Impero Romano e l'età moderna. Il nome Piemonte, per esempio, è nato proprio nel Medioevo. Piemonte significa ai piedi del monte, cioè la terra che inizia sotto le montagne. Infatti il Piemonte è circondato dalle Alpi, le montagne più alte d'Europa. Chi guarda verso ovest o verso nord in Piemonte vede sempre le montagne. Anche il nome Abruzzo è nato nel Medioevo, dalla parola latina aprutium. Forse questa parola ricorda i Pretuzzi, un popolo antico della zona di Teramo. Per molto tempo la gente ha detto Abruzzi al plurale, perché la terra era divisa in due parti. L'Abruzzo è una regione di montagne, con il Gran Sasso, la cima più alta degli Appennini. Il nome Molise, invece, viene da una piccola contea del Medioevo. La contea era una terra governata da un conte, un signore importante. La famiglia del conte ha dato il nome alla contea di Molise. Con i secoli, quel piccolo nome è diventato il nome di tutta la regione. Arriviamo così ai tempi moderni, quando nascono gli ultimi nomi. Il nome Alto Adige viene dal fiume Adige, il secondo fiume più lungo d'Italia. Alto Adige indica la terra più in alto, vicino alle montagne, dove nasce il fiume Adige. Questo nome è diventato comune circa 200 anni fa, al tempo di Napoleone. In quella zona molte persone parlano tedesco e chiamano la loro terra Sud Tirol. Sud Tirol significa Tirolo del Sud e anche questo nome è ufficiale. Per questo oggi la regione ha un nome doppio, Trentino Alto Adige. Nel 1861 l'Italia è diventata uno Stato unito, con un solo re. Pochi anni dopo, uno studioso ha creato il nome moderno Venezia Giulia. Questo nome ricorda i Veneti antichi e la famiglia romana di Giulio Cesare. Oggi questa terra forma una regione insieme al Friuli, il Friuli Venezia Giulia. A volte il nome ufficiale e il nome usato dalla gente sono diversi. Per esempio, dal 1932 al 1947 la Basilicata si è chiamata ufficialmente Lucania. Poi la regione ha ripreso il nome Basilicata, il nome ufficiale di oggi. Nel 1948 la nuova Costituzione ha creato ufficialmente le regioni italiane. La Costituzione è la legge più importante di uno Stato. All'inizio le regioni erano 19, poi nel 1963 il Molise si è separato dall'Abruzzo. Così il Molise è diventato la regione più giovane e le regioni oggi sono 20. Anche la regione Friuli Venezia Giulia è nata ufficialmente in quegli anni, nel 1963. In Valle d'Aosta anche il francese è lingua ufficiale e il nome francese è Vallée d'Aoste. 5 regioni italiane hanno regole speciali, spesso per proteggere le loro lingue. Da ogni nome di regione nasce anche un aggettivo utile: toscano, siciliano, lombardo, veneto. Gli abitanti delle Marche si chiamano marchigiani e gli abitanti della Puglia si chiamano pugliesi. Questi aggettivi sono dappertutto nella vita quotidiana, per esempio nei nomi dei cibi. Al supermercato trovi la focaccia ligure, il pecorino sardo e la mozzarella campana. Quando senti la parola parmigiano, dentro c'è il nome della città di Parma. Quando leggi queste parole, adesso puoi riconoscere i popoli e le storie dietro a questi nomi. Alla fine possiamo davvero leggere la Carta d'Italia come un libro di storia. Alcuni nomi vengono da popoli antichi: Liguria, Veneto, Umbria, Toscana, Sicilia, Sardegna, Puglia. Altri nomi vengono dal paesaggio, come Piemonte dalle montagne
e Alto Adige da un fiume. Altri nomi vengono da una città, come il Trentino da Trento e la Valle d'Aosta da Aosta. Altri ancora vengono da una strada romana, da un mercato antico o da un funzionario greco. Anche i confini delle regioni seguono spesso il paesaggio: un fiume, una montagna, il mare. Nella geografia italiana vivono insieme 3 lingue antiche: il latino, il greco e le lingue germaniche. Quando dici Lombardia o Marche, usi parole germaniche. Quando dici Basilicata, usi una parola greca. E quando dici Emilia, Campania o Friuli, parli quasi come un antico romano. Ora sai perché le Marche sono al plurale e perché la Calabria ha cambiato posto. Se impari questi nomi, capisci meglio le notizie, i viaggi e le conversazioni di ogni giorno. Per chi studia l'italiano, questi nomi aiutano a ricordare insieme le parole e la storia. Ogni volta che guardi una carta dell'Italia, ora puoi vedere anche le storie dietro i nomi. E tu? Quale nome di regione italiana ti sembra più curioso? Scrivilo nei commenti.